Attenzione, attenzione, qui Radio Varsavia. A tutte le stazioni radio polacche. Alle ore 5:40 truppe tedesche hanno violato il confine. A breve verrà trasmesso un comunicato speciale. Allora è la guerra. Con la giornata di oggi tutto il resto passa in secondo piano. Tutta la nostra vita pubblica e privata sarà spostata su altri binari. Ora, tutti siamo soldati. Questa bomba persa di mano da una persona sicuramente incompresa dalla società, con grandi mancanze che, come sappiamo tutti, provocano grandi disturbi mentali, cadrà una alla volta su intera Europa per poi coinvolgere il mondo intero. Una bomba che marcherà per sempre quel periodo indimenticabile di dolore e atrocità inaudite. Insieme a voi farò un momento di silenzio. Grazie. Qui abbiamo sempre parlato con vari esempi e storie che seguiranno del doppio io, del riconoscimento e l'accettazione di noi stessi per poter migliorare e dai gravi problemi di autosabotaggio e danni verso altre persone che possono causare. Non pensare mai che se sei superbio non puoi cambiare. Non pensare mai che, se sei circondato da una cattiva compagnia, non puoi allontanarti, ma soprattutto non pensare mai che dietro a qualsiasi sofferenza non puoi rialzarti. La storia di oggi, che vi raccomando a non perderla anche se la conosciamo tutti, sarà un incoraggiamento in più per chi non la conosce, per chi pensa che è impossibile reinventarsi, per chi pensa di non essere adatto o nel posto e momento giusto. Chi salva una vita, salva il mondo intero. Talmud. Oskar Schindler non era un eroe convenzionale, era un imprenditore, un opportunista, un uomo d'affari che all'inizio pensava solo al profitto. Ma qualcosa in lui cambiò quando vide l'orrore con i propri occhi. Questa è la storia di un uomo che, nel momento più buio della storia, fece una scelta che cambiò per sempre la vita di oltre 1200 persone. Per lui, per come vedeva tutto in quel momento, fu l'ascesa di un industriale opportunista. Nato nel 1908 in Moravia, Oskar Schindler era un uomo carismatico e astuto. Quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, vide un'opportunità: fornire beni e servizi all'esercito tedesco per arricchirsi. Aprì una fabbrica a Cracovia, dove impiegò lavoratori ebrei attratto dai bassi costi della manodopera. Inizialmente per lui erano solo numeri, operai che potevano far crescere il suo impero. Schindler entrava nelle sue fabbriche osservando i macchinari e i lavoratori. Era contento, contava i profitti, senza immaginare il ruolo che questi uomini e donne avrebbero avuto nella sua vita. La sua vita scorre senza cambiamenti fino al 1943. Aveva trascorso tutti quegli anni convinto da ciò che faceva, contento dai suoi risultati. Non lo sapremo mai, però. Siamo qui per prendere un altro esempio di svolta nella vita, il momento in cui c'è la scoperta della propria identificazione e quando facciamo esplodere il bene e il buono che abbiamo dentro per superare le avversità. Nel 1943 Schindler fu testimone diretto della tragedia che cadrò nel ghettò di Cracovia. Vide bambini trascinati via, famiglie separate, esecuzioni sommarie nelle strade. Fu in quel momento che qualcosa si ruppe dentro di lui. Non poteva più restare a guardare. Con il volto pietrificato dal dolore, Schindler osserva da una collina la brutalità dell'operazione. Accanto a lui, una bambina con un cappotto rosso cammina sola nel caos. Quel momento segnerà il punto di svolta della sua vita. Da sfruttatore a salvatore fu un secondo, quel secondo che ti cambia la vita, quel secondo che ti fa capire che lo che stai facendo, come stai razionando, quel secondo che tu stesso lo appaghi intraprendendo un'altra strada questa volta, piena di luce continua, la strada su cui non salvi solo te stesso ma altre vite. Dopo ciò che era successo quel giorno, Schindler iniziò segretamente a usare la sua fabbrica come rifugio. Corrompeva ufficiali nazisti, falsificava documenti, dichiarava i suoi lavoratori essenziali per l'economia di guerra. Mise a rischio la sua vita per salvare chi, fino a poco tempo prima, considerava solo manodopera. Tutte le notti, Schindler, seduto nel suo ufficio, scrive una lista di nomi,
Ogni nome è una vita salvata. Guarda il foglio con un misto di paura e determinazione. Alla luce della candela, il suo volto è marcato sempre più dal dolore, compassione e incredulità per il momento che si sta vivendo, però, nei suoi occhi la fiamma di forza generatrice di speranza rimase sempre accesa ed era più forte che mai. La lista della vita. Nel 1944, quando la guerra volgeva al termine, l'orrore dei campi di sterminio era ormai inarrestabile. Schindler compilò una lista di oltre 1200 ebrei e convinse le SS a trasferirli nella sua fabbrica di Brünnlitz, lontano dalle camere a gas. Li dichiarò indispensabili per la produzione bellica, salvandoli dalla morte certa. Ogni notte illuminata solo dalla lampada sulla scrivania. Schindler, con la fronte corrugata, scorre i nomi sulla lista, aggiungendone altri, consapevole che ogni nome significa una vita in più sottratta alla morte. Alla fine della guerra, Schindler aveva perso tutto: i suoi beni, il suo impero, il suo denaro. Ma aveva guadagnato qualcosa di inestimabile: la gratitudine eterna delle persone che aveva salvato. Quando la guerra finì, i suoi lavoratori gli regalarono un anello con incisa una frase tratta dal Talmud: chi salva una vita, salva il mondo intero. Schindler, con in mano l'anello, lo osserva con occhi lucidi. Si guarda intorno. I suoi operai, liberi grazie a lui. Si copre il volto con le mani, sopraffatto dall'emozione. Con il peso della coscienza, dopo la guerra, Schindler visse il resto della sua vita nell'ombra, senza mai riottenere il successo economico, ma fino all'ultimo giorno fu circondato dall'affetto delle famiglie che aveva salvato. Fu sepolto a Gerusalemme, l'unico membro del partito nazista a ricevere tale onore. Il sole tramonta sempre su questa lapide a Gerusalemme, sopra il nome di Schindler, e ha sempre qualcuno che lascia un sasso sulla tomba, il segno di rispetto nella tradizione ebraica, la memoria del suo sacrificio eroico, l'enorme cambiamento subito nonostante le repercussioni che avrebbero potuto essere, vive ancora. Oskar Schindler iniziò la guerra come un opportunista e la finì come un salvatore. In uno dei momenti bui della storia, scelse di rischiare tutto per fare la cosa giusta. La sua lista non era solo un elenco di nomi, era un simbolo di speranza, di umanità, di coraggio. E oggi il suo esempio ci ricorda che, anche nelle tenebre, c'è sempre una scelta, sempre un modo per salvare una vita. Se questa storia ti ha emozionato, lascia un like e iscriviti al canale per altre storie di coraggio e umanità. Cosa ne pensi del gesto di Schindler? Scrivilo nei commenti e condividiamo insieme il valore della memoria.